Rasta School. Laissez-fire, easily, irons, surgical blessings. Non gli era mai successo di ricordarsi i sogni al mattino. Eppure quel giorno si svegliò con la nitida impressione che le premonizioni della notte precedente fossero reali. Mi resta poco tempo, pensò, è meglio se inizio a correre. Una vera fortuna avere due gambe che funzionano bene e ancor più se vanno come le sue, portento della natura, un dono che in pochi hanno l'onore di ricevere e saper sfruttare. Beve un sorso d'acqua e inizia a correre. Indubbiamente nascere in Etiopia per certi versi può essere un vantaggio. L'aria dell'Acrocoro stimola i polmoni, la frutta è sempre fresca e salutare, ma soprattutto le distanze sono interminabili, né ci sono altri mezzi per spostarsi, se non correndo. Sì, da bambino aveva iniziato a percorrere per raggiungere la scuola ben 40 km al giorno, 20 all'andata e 20 al ritorno, da quando aveva appena 9 anni. Sembra incredibile, ma è così, e non in pianura, ma con un dislivello complessivo di circa 2 chilometri tra il suo paesino, Yato, e la scuola più vicina, Mendida, nella regione Amarica. Era stato il padre a insistere tanto, anzi, il suo era proprio un obbligo categorico. Se non tornava col quaderno dei compiti firmato dalla maestra, non avrebbe mangiato niente, fino al giorno successivo. Digiuno! Quella era la parola esatta. Ma Abebe era magro, slanciato. A lui bastava mangiare una volta al giorno. Trovava sufficiente un bel piatto di injera con verdure e un bicchiere di chai. E poi il problema non sussisteva perché gli piaceva andare a scuola, né avrebbe perso un giorno per nessuna ragione. Non tanto per la lezione che lo lasciava piuttosto indifferente, quanto per la corsa fino a scuola, andata e ritorno, la sua vera passione. Siccome il primo giorno era giunto tardi in classe, aveva allora provato a migliorare la sua corsa ogni mattina di qualche minuto, regolandosi con l'alba alla partenza e con l'apertura della scuola all'arrivo. Dopo alcuni mesi era talmente eccitato per il successo che iniziò a giungere a scuola che era ancora notte, chissà come faceva a vedere in quell'oscurità. Ma lui, pur di correre, era disposto a qualsiasi cosa. Abebe significa fiore, nome quanto mai appropriato per un ragazzino come lui, con la testa lucida come un giglio e i piedi leggeri più delle foglie. Correva scalzo, ovviamente, mai avuto un paio di scarpe, e suo padre neppure, ma che importava? Dio ci ha fatti scalzi, a propria immagine e somiglianza, e noi scalzi cammineremo per le vie del creato, sentendo coi piedi nudi il calore della terra divina e la forza della natura. Questo gli ripeteva ogni sera suo padre prima di coricarlo, e lui ci credeva davvero. E poi quel sogno gliel'aveva mostrato molto chiaramente. Se realmente le voleva, per guadagnarsi le prime scarpe avrebbe dovuto vincere le Olimpiadi, non una, ma 2 volte. Una sera provò timidamente a parlarne col padre di quel sogno che aveva fatto e ricordava così alla perfezione. All'inizio tutto bene, anzi, il padre ascoltava divertito il suo racconto. Ma quando giunse alla parte delle Olimpiadi scoppiò un finimondo. Cosa credi? Che la vita sia uno scherzo? Nessun atleta africano ha mai vinto le Olimpiadi, e poi sei piccolo per pensare a queste cose. Hai solo 11 anni, gli disse. Quasi 12, ma ho già imparato che se vuoi realizzare un sogno devi correre a prenderlo, rispose lui. E poi sono il più veloce della scuola, ho vinto la gara quest'anno, che differenza c'è con altre competizioni? Il discorso di Abebe, almeno per lui, era chiarissimo, gli bastava correre. Era il ricordo di quel sogno che lo perseguitava sin da giovane e lo spingeva a usare le gambe ogni giorno oltre il limite per crescere, per migliorare, per rendere grazie a Dio di poterlo fare, perché in Etiopia molti altri non potevano. Ogni mattina sulla strada di scuola incontrava i mendicanti, gli storpi, i paraplegici, chiedere elemosina in piazza o vicino alla chiesa. Il suo paese era pieno di invalidi per le epidemie e le guerre, soprattutto per mancanza di ospedali.
Suo padre stesso aveva perso una gamba nella battaglia di Adua da giovane e questo aveva forgiato ancor più il suo carattere già austero e determinato, rafforzando la sua fede. La madre di Abebe invece era morta nel parto, mai conosciuta. Così, se lui voleva qualcosa, non gli restava che correre a prenderla, da solo. Non a caso, il giorno in cui era nato, proprio in quel momento dall'altra parte del mondo si dava il via alla maratona olimpica. Era certamente un segno divino, 7 agosto 1932, almeno del calendario occidentale. Abebe era molto credente e praticante, cosa quasi inevitabile visto che suo padre, dopo la battaglia di Adua, era divenuto un pastore ortodosso tewahedo. Ma la fede del piccolo corridore era, se possibile, ancora maggiore di quella paterna. Credeva profondamente nel giorno della propria nascita e voleva fare in modo che sua madre non fosse morta invano. Credeva in suo padre, nell'eroico sacrificio che aveva fatto per l'indipendenza della patria ad Adua e gli dispiaceva non potesse correre o almeno camminare insieme a lui. Infine, credeva in Dio e in quel sogno che gli aveva mandato quando aveva 10 anni. È un privilegio ricevere un messaggio divino, si sentiva prescelto dal cielo, non per tracotanza, anzi per devota umiltà. E poi non è da tutti conoscere il proprio destino e sapere il giorno in cui si morirà, è un peso che in pochi sarebbero in grado di portare. Ma Abebe sapeva farlo, anzi, viaggiava con quel macigno sulla testa ogni mattina fino a Mendida, 40 chilometri al giorno, veloce come nessun altro aveva mai potuto fare nella storia d'Etiopia dai tempi della regina di Saba. Credeva in Dio e nella sua patria, personificata dal grande imperatore Haile Selassie. La storia gli aveva insegnato prima con la battaglia di Adua e poi con l'invasione italiana che non c'era da tirarsi indietro quando si trattava di difendere la libertà del proprio popolo dal demone del colonialismo. Era una missione che sentiva totalmente propria. Voleva dimostrare al mondo che il suo paese, la gloriosa Etiopia, aveva sempre vinto con determinazione ed eroismo nella guerra come nello sport. Questo erano per lui le Olimpiadi, una pacifica simulazione di come dovrebbero essere gli scontri tra popoli, basati non sulla morte e l'annientamento, bensì sull'abilità, sullo slancio vitale, sull'incontro tra culture diverse. Erano un gioco che mostrava al mondo il retto cammino, il giusto modo di rapportarsi internazionalmente e soprattutto la forza di ogni atleta che si alza all'alba, lottando per ciò in cui crede, con sacrificio e sforzi, degni di onorare Dio. Per questo amava le Olimpiadi, pensava che finché fossero durate non ci sarebbero state più invasioni, ma solo competizioni, non duelli tra guerrieri, ma incontri pacifici, trasportivi. Erano inoltre come un viaggio che lo collegava al passato, alla storia dell'uomo, e sentiva che la maratona era, tra tutte le gare, la più importante. Voleva essere lui a portare la fiaccola del messaggio di pace, l'annuncio che la guerra era finalmente finita. Questo gli aveva detto il suo sogno. Così passarono gli anni tra un padre che pregava per suo figlio e lui che si allenava sempre più duramente finché, terminata la scuola, capì che era il suo momento di provvedere alle spese domestiche e scese in città per trovare un lavoro. Addis Abeba non era proprio dietro l'angolo, ma si chiamava come lui e quindi voleva lavorarci, e poi, nella seconda parte del suo sogno, andava proprio così. Si sarebbe recato nella capitale per servire al meglio il proprio imperatore che amava e voleva proteggere da ogni possibile pericolo, onorandolo con tutte le forze in ogni momento. Sarebbe divenuto la sua guardia del corpo personale. Quando giunse nella metropoli, però, rimase sconvolto. Non aveva mai visto un mercato così grande e tanta gente tutta assieme, tanta sporcizia, tanti poveri e mendicanti. Poi c'erano le macchine, cosa assolutamente nuova per lui, e le case fatte di pietra, non tucul di paglia e fango. Ma soprattutto c'era la chiesa di Bet Giorgis, costruita da Menelik II, il palazzo nuovo dell'imperatore Haile Selassie. Là avrebbe vissuto e lavorato al fianco del suo re, non aveva dubbi. Ma aggiungervi non era proprio un gioco da ragazzi. Avrebbe dovuto superare ben 3
prove. La prima era il tiro con l'arco. Un bersaglio da 100 metri di distanza, impresa assai difficile per Abebe, che non era mai stato un bravo arciere. Impugnando l'arco, in un primo momento fissò il centro del bersaglio, ma quando sentì che gli tremavano le mani, chiuse gli occhi e pregò per sua madre, che si chiamava Menen, per suo padre, che si chiamava Michael, e per il suo imperatore, luce della Trinità. La freccia scoccò e trafisse esattamente il centro. La seconda prova gli diede un sospiro di sollievo. Era una corsa di resistenza. Strizzò l'occhio a se stesso sentendosi sicuro, ma non sapeva che avrebbe dovuto competere con Mamo Wolde, il ragazzo più veloce dell'Etiopia, almeno fino a quel giorno. Usò la sua solita tecnica, restare nel gruppo i primi 20 chilometri e poi accelerare nell'ultima parte. Funzionò e fino agli ultimi metri era in testa, ma proprio in quel momento urtò col piede destro, accidentalmente, una pietra e si ferì l'alluce cadendo a terra e venendo superato proprio da Wolde. Finì la gara al secondo posto e promise a se stesso che da allora avrebbe vinto solo medaglie d'oro, ma per le scarpe ancora niente da fare, doveva aspettare le Olimpiadi di Tokyo. A quel punto rimasero solo lui e Wolde per la prova finale. Furono ammessi dentro il palazzo e per la prima volta in vita loro ebbero l'immenso onore di poter incontrare personalmente l'imperatore della dinastia salomonica, nato Rastafari Makonnen, incoronato Keramawi Haile Selassie, il leone conquistatore della tribù di Giuda, un sovrano dall'aspetto divino che emanava una luce quasi accecante dal volto e un'energia benevola lo avvolgeva tutto intorno come un'aura magica in cui finalmente era potuto entrare anche lui, o almeno questa fu la prima impressione di Abebe. Dopo il loro inchino, il silenzio fu rotto dal Negus. Se volete entrare nell'esercito imperiale ed essere la mia personale guardia del corpo, dovrete dimenticare voi stessi e consegnarvi esclusivamente alla nostra amata terra, l'Etiopia. Dimostratemi la vostra fedeltà adesso, tagliandovi la mano destra, come è scritto nel Fet Negest. Abebe e Wolde si guardarono un attimo terrorizzati. Entrambi a scuola avevano studiato solo il Kebre Negest, la storia dei re etiopi, non il Fete Negest, il libro della legge dei re. Ma ormai era tardi per qualsiasi pensiero. Mentre Wolde restava pietrificato dalla paura, pallido, nonostante la pelle d'ebano, Abebe estrasse subito il coltello dalla sua fodera e con determinazione ed eroismo alzò la mano sinistra per tagliarsi la destra. A quel punto il Negus gli ordinò di fermarsi. E da quell'esatto momento divenne la guardia del corpo dell'imperatore, proprio come aveva previsto del sogno. Ma non era tutto. Quando rimasero soli, il Negus lo chiamò in disparte e gli fece cenno di sedersi, come a volergli confidare un segreto. Abebe, tremando, si mise in ginocchio, tanto era l'onore di poterlo ascoltare da vicino, ma l'imperatore lo fece alzare, lo mise al suo fianco e, fissandolo dritto, con quella luce celestiale, gli disse: «Sappiamo entrambi perché sei qui. Ti ho visto correre. Ho messo io quel sasso perché volevo tu capissi il dono che Dio ti ha dato, né lo scordassi più. Ascoltami bene, ho una precisa missione da affidarti». A quel punto Abebe è tutt'uno con la voce del Negus. La sua anima sta viaggiando in un universo epico fatto di patriarchi e imperatori, un mondo che sino a quel momento aveva letto solo nei libri di storia. Si sente misticamente trasportato dalle regali parole e finalmente ricorda che proprio quelle erano le frasi del sogno. Conquisterai Roma, sarai tu l'ultimo Cesare. Entrerai nel Colosseo senza armi, con la bandiera etiope alta sopra la testa. In quel momento migliaia di italiani piangeranno e capiranno di aver sbagliato. Insegneremo all'Italia che la nostra unione non è mai venuta meno e il popolo etiope è in grado di entrare nel cuore della storia di Roma in pace, senza pretese di guerra. Correrai accanto al nostro obelisco che ti darà la forza, correrai vicino a quella chiesa che predica un messaggio ma non vuole seguirlo.
correrai. Per i milioni di civili che hanno perso la vita a causa dei bombardamenti di Iprite subiti per colpa della volontà maligna che è il fascismo. Li riporterai in vita e almeno per un giorno correranno assieme a te, perché la fiaccola della memoria non si spenge neanche con la pioggia battente. Correrai per ricordare agli italiani chi è stato Mussolini, perché gli errori dei padri siano un monito per le generazioni future e noi torneremo a vincere dai tempi di Adua. E questa vittoria etiope sarà l'inizio di una nuova epoca. Grazie alla tua corsa saremo finalmente in pace, l'Africa sarà libera agli occhi del mondo e sarà implicitamente firmato questo messaggio, scritto a caratteri grandi in piazza San Pietro. Ecce crux domini, fugite partes adverse, vicit Leo, de tribut Iuda, radix David, alleluia! Esattamente così aveva parlato e le sue parole rimbombavano nella testa di Abebe come le avesse conosciute da sempre. Si asciugò le lacrime, baciò i piedi del Negus e corse subito ad allenarsi. Non aveva tempo da perdere. Il primo problema era che già 2 altri atleti etiopi erano stati selezionati per i successivi giochi olimpici, ovvero Biratu e Wakira, famosi maratoneti. Lui era un corridore di campagna sconosciuto al pubblico internazionale e non pronto a una competizione così importante. Ma il destino non distoglie lo sguardo e quasi incredibilmente, poco prima che l'aereo imperiale partisse per Roma, Biratu ebbe un problema fisico e al suo posto fu chiamato in tutta fretta il giovane Abebe. Arrivò all'aeroporto correndo in pochi minuti dal palazzo del re e giunse così com'era, senza scarpe. Prova un paio di quelle, lo sponsor ti darà un extra se vinci indossandole, gli disse l'allenatore. Dio ci ha fatti scalzi a propria immagine e somiglianza e noi scalzi cammineremo per le vie del creato sentendo con i piedi nudi il calore della terra divina e la forza della natura. Rendiamo grazie a Dio. Exabere Masghe, rispose Abebe. Roma, 1960. Di quella città aveva sentito tanto parlare, ma vederla così in festa, colma di persone e di vitalità, gli aveva fatto un'impressione indimenticabile anche da prima della gara. Abebe respira un'aria che non ha mai sentito e guardandosi attorno tra i resti archeologici e i monumenti all'aperto gli sembra proprio di essere entrato nel mito dell'Olimpo, in una dimensione fuori dallo spazio e dal tempo. Ci sono solo lui e tutti quei sanpietrini disposti in modo ondulato davanti ai suoi piedi per almeno 42 chilometri. Così è scalzo sulla linea di partenza. Ai vostri posti. Pronti? Da quel momento, nella testa di Abebe non succede più niente, come un libro di cui sa già il finale. Le sue gambe si muovono in automatico, passo dopo passo, ora sulle lastre di pietra, ora sull'asfalto, accelerando dopo il 20° chilometro, come era abituato a fare sin da ragazzo. Il percorso si snoda tra le strade più belle e famose del mondo e per quanto si senta come in trance, Abebe ripercorre mentalmente secoli, anzi millenni di storia, quando l'impero romano e l'impero abissino ancora non si erano incontrati. Poi vede il famoso obelisco e la chiesa e le statue dei leoni e capisce che la storia non si interrompe mai, continua, finché ci saranno uomini a viverla. E quel giorno toccava a lui. Doveva scrivere una pagina, proprio nella città eterna, che dello sport aveva sempre fatto un vero culto. Una lunga corsa attraverso il tempo, dagli obelischi di Aksum fino all'arco di Costantino. Quando vede il Colosseo avvicinarsi, effettivamente inizia a svegliarsi da quel sogno infinito. Si sente il Cesare nero, in grado di emancipare un popolo intero coi nudi piedi. Alza gli occhi al cielo e ringrazia il Signore, felice di aver reso onore al popolo e all'imperatore d'Etiopia. Il resto è scritto nella storia 2 ore, 15 minuti e 16 secondi, come una gazzella. È il primo africano a salire sul gradino più alto del podio e indossare la corona d'alloro. A 20 anni dalla guerra ha vinto il leone conquistatore della tribù di Giuda e l'Italia sta finalmente tendendo le sue mani all'Etiopia in un abbraccio sincero.
Abebe è accolto come un eroe, prima in Italia dove la stampa lo tratta coi dovuti onori e il mondo olimpico si inchina al suo nuovo campione. Poi anche in Etiopia, dove il popolo in estasi lo riceve con grandi festeggiamenti e ovunque non si parla che di lui. Pochi mesi dopo, Abebe è in prigione. Questo nel suo sogno non l'aveva previsto. Eppure il 13 dicembre, mentre Haile Selassie si trova in Brasile per una visita di Stato, un tentato golpe militare paralizza la città di Addis Abeba e i morti si contano a centinaia. Tra essi, molte guardie imperiali, involontariamente coinvolte in una battaglia fratricida contro quei soldati dell'esercito che appoggiavano il colpo di Stato. Ma Abebe fu graziato, era già troppo famoso per essere fucilato e fu semplicemente rinchiuso in una cella, finché il Negus non tornò dal viaggio, rimettendo le cose al loro posto, ma ormai l'equilibrio dell'Etiopia si era infranto. Era solo questione di tempo. Poi l'orologio si fermò per 4 lunghissimi anni. Per il campione non successe più niente di importante, fino a 40 giorni esatti prima delle Olimpiadi di Tokyo. Mi dispiace, deve essere operato d'urgenza di appendicite acuta, non potrà allenarsi e probabilmente non farà in tempo a partecipare ai prossimi giochi olimpici. Ne sono oltremodo addolorato, gli disse il medico guardandolo serio. Un dottore che pronuncia questa frase è un uomo che non conosce la tenacia etiope. Allenandosi segretamente di notte, nonostante il dolore, Abebe si prepara, anche in ospedale, e il giorno della partenza si presenta in aeroporto come niente fosse. Nel bagaglio ha il suo primo paio di scarpe e a legargliele è stato proprio suo padre. Se le indossi però devi vincere, aveva aggiunto. Altro viaggio, sempre più remoto, nello spazio, nel tempo. Stavolta gli sembra di volare verso il futuro. Tanti grattacieli, metropolitane e moto modernissime, persone che si spostano in massa e punti di rapida ristorazione. Non aveva mai visto niente del genere. Ma lui, pur di correre, poteva correre anche sulla Luna. L'importante era continuare a credere che avrebbe realizzato il suo sogno. Eccolo, finalmente, sulla linea di partenza, a pochi minuti dal via, indossa delle scarpe per la prima volta in vita sua e anche se gli stanno un po' strette è felice perché sa che tutto doveva andare esattamente così. Partenza, resistenza, scatto, serenità interiore e lo spirito dell'acrocoro. Abebe adesso è un cacciatore tribale che insegue la sua antilope sotto le insegne al neon della giungla tecnologica, un guerriero oromo che non ha paura di correre più veloce del ghepardo e più in alto del sole. È l'ombra dell'aquila che plana leggera, seguendo il crinale sospinta dal vento, è lo sciamano che si toglie la maschera e inizia il rituale, la gazzella che corre per non essere uccisa in questa lotta contro il tempo che è la vita. Il resto è storia che si fonde col sogno. 2 ore, 12 minuti e 11 secondi, nuovo record, con o senza appendice. Il primo atleta a vincere 2 volte la maratona nella storia olimpica. Il leone del sud ha conquistato anche l'Oriente. Dopo quel momento Abebe prende fiato e finalmente smette di inseguire il destino. Sa che ha compiuto il suo dovere verso il Negus, verso l'Etiopia e verso Dio, e che è ormai abbastanza forte per poter accettare anche le pagine più dure della vita. Torna a casa e aspetta che arrivi anche quel giorno. L'incidente avviene nel 1969, esattamente come aveva sognato. Durante gli scontri in piazza ad Addis Abeba, la sua macchina finisce in un fossato e il pluricampione olimpico vi resta intrappolato, perdendo conoscenza per molte ore. Quando si riprende è completamente paralizzato. E allora, nel momento più duro della sua esistenza, che sente di essersi svegliato da un sogno durato tutta la vita, da quando aveva 10 anni, e decide di fare qualcosa che non fosse già scritto dal destino, qualcosa di nuovo, qualcosa di suo, nel bene o nel male. Gli uomini di successo si incontrano con la tragedia. Era volontà di Dio che vincessi le Olimpiadi e per volontà divina ho avuto l'incidente. Come ho accettato quelle vittorie, così accetto questa tragedia. Devo prendere entrambe le circostanze
come fatti della vita è vivere felicemente, dichiara Bebe alla stampa internazionale. E senza perdersi d'animo inizia subito ad allenarsi per partecipare alle Paralimpiadi del 1972. Lo faceva specialmente in memoria di suo padre, scomparso 7 anni prima, e del suo spirito indomabile, pronto a tutto. E così, quando scocca la sua freccia nella gara di tiro con l'arco, è come se vedesse tutta la vita passargli velocemente davanti, i suoi piedi nudi correre per le rocce dell'Acrocoro, il giorno in cui grazie a un bersaglio incontrò Haile Selassie, i freddi San Pietrini di Roma, le strane strade luminose di Tokyo e poi il dolore dell'incidente, tutto nel rapido volo di una freccia. È allora che per la prima volta si sente vivo, pur sapendo di avere solo un altro anno da vivere in quella gara di tiro con l'arco che ciclicamente chiude la sua storia. È riuscito a stupirsi davvero. Al suo funerale partecipano 75.000 persone, disperate per la perdita di un uomo così grande, insostituibile esempio per i posteri. Haile Selassie dichiara un giorno di lutto nazionale per il suo amato eroe. Sa che la storia di Bebe è la sua stessa storia, la storia d'Etiopia. Valoroso guerriero, regale prescelto dall'arca, che si rialza ogni volta per volontà divina e accetta la propria missione con umile devozione fino alla fine, per quanto sia dura. E così, dall'Olimpo degli atleti, Bebe guarda in basso e sorride. Grazie a lui, milioni di bambini africani, ma non solo, hanno imparato a correre per seguire il loro sogno di libertà, con o senza le gambe. Perché non importa se sei nato in un paesino di capanne e cani randagi, dove la gente mendica e un paio di scarpe non l'ha mai viste nessuno. Importa solo se stai correndo. E da allora la corsa dell'Etiopia non si è più fermata. Grazie per l'attenzione. Rastafari. Time to lose, just time to say this. Giving the praises to fulfill their book. This is the Rasta mission, the only way for their redemption. We're finding a brand new foundation from the Naturalistic Association. Yeah. So my teeth is coming away, and so my thread. I know that just a sign from the mighty one. Ain't got no time to lose. To abuse, I'm on my first, she rebel, die. She did the revolution we're supposed to come for right today. Many people died, it was too hot in New York. I know they got shot to one another, eating meat and killing the youth all over the world, and they're hot, yow. Again in China, hurricane, lightning, brimstone, and fire, fire, fire. Every day, people too much, no one can afford crisis. Many people born, many people die, and I superior to the valley of confusion with it interior. What you can't see, just if you believe something over us is guiding us, helping us just to understand the reason of everything, of our being tomorrow of humanity. Rastafari, I tons of praising all the time. To the Lord, there must I we give everything to Rastafari. Jah would be Haile Selassie, ever blessed, ever yes and sure, so we never give up no fight. Africans unite, we'll make the people live in harmony and never let the children cry. How can I leave them behind when we got the chance to sing and dance and to reap the consequence? Hope we only to the Rastafari, King of everything, Lord of Lord, only Lord, sing, Emperor Selassie never die. Ruler of the world, waiting us to fulfill the redemption. Why? Cause we live in confusion. Got to be the one of the one solid foundation, right? Don't give up the fight, that's the only way. Going out to the only ones I young, cause the liberation is the right, yeah. Feel the right, and retire, I want my life. Africa, don't give up the fight for the children cry. Don't give up the fight.
my story. Righteousness every day is the way for Jallo. Jallo. Love is made for